Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video di Royal Q. Oggi andremo a parlare di una parte, diciamo, particolare di Royal Q, ossia come si comporta quando deve operare acquisti o vendite in base alle strategie e in base al comportamento del mercato. Quindi andiamo a vedere proprio nel dettaglio e cercherò di renderlo il più semplice possibile quando e come acquista e vende le coin o comunque le posizioni che noi abbiamo prestabilito nel nostro settaggio. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, mettere un mi piace per aiutare il canale a crescere, attivare la campanella per ricevere la notifica ogni qualvolta viene pubblicato un nuovo video dal canale. Inoltre, in basso in descrizione troverete anche il link per iscrivervi a questa piattaforma, che io trovo veramente ottima, e anche il link Telegram personale dove potermi contattare nel caso in cui non siete ancora iscritti, siete dubbiosi, avete qualche difficoltà magari a capire qualche meccanismo, ma comunque non siete ancora iscritti, non siete ancora abbonati, volete ulteriori informazioni, potete contattarmi su Telegram, così vediamo di chiarirli. E poi eventualmente magari potete prendermi in considerazione per entrare nel mio team e quindi nel mio gruppo privato. Innanzitutto lanciamo la nostra applicazione. Questa è la nuova home page dopo il recente aggiornamento che è stato fatto sia su iOS che su Android, quindi è cambiata un pochino la configurazione della pagina iniziale e poi eventualmente le andremo ad esaminare, ci sono anche delle piccole cose in più in un prossimo video. Allora, innanzitutto andiamo su Quantitative, perché quello che interessa a noi è praticamente la funzione che dà la possibilità di gestire in modo autonomo l'acquisto delle coin. In questa fase dobbiamo anche decidere se eventualmente utilizzare anche le coin considerate professionali, che possiamo andare a trovare nella sezione Mine in basso a destra, premiamo, come vedete qui in alto abbiamo Professional Edition che se è stato già attivato la prima volta e abbiamo quindi risposto alle 3 domande che ci venivano poste, possiamo attivarlo e disattivarlo quando vogliamo. Come vedete possiamo farlo a nostro piacimento e ci libera altre monete che sono un pochino più delicate, un pochino più fluttuanti, quindi che meritano un pochino più di attenzione. Torniamo a Quantitative, quindi sempre in basso a sinistra, e per fare le nostre prove andiamo ad aprire una moneta. Queste sono quelle che io ho acquistato, che appaiono in rosso perché il mercato è in calo, quindi è in fase d'acquisto. Prendiamo ad esempio Acro, apriamo e in basso a sinistra, come vedete, troviamo il tasto Trade Setting. Lo premiamo ed entriamo nella prima pagina di settaggio. La prima cosa che dobbiamo fare chiaramente è quella di scegliere quanto vogliamo mettere a disposizione del bot ad ogni acquisto, cioè questa voce qui. Possiamo mettere 10, 12, 15, 20 dollari, quello lo scegliamo noi in base a quanto portafoglio vogliamo mettere a disposizione di questa coin. Per esempio, in questo caso, se fosse lasciato così, il calcolo sarebbe molto semplice. Se ad ogni chiamata noi facciamo utilizzare 10 dollari, in quanto basta prendere in considerazione le linee, sono 7 linee, quindi parliamo di 70 dollari, e a queste linee che noi preimpostiamo dobbiamo aggiungere sempre la prima chiamata, che è quella dello start, cioè questa, di 10 dollari. Quindi dobbiamo sempre fare il numero delle linee, ossia questo, più una, e abbiamo il totale del portafoglio messo a disposizione del bot
se all'interno poi noi calcoliamo che ad ogni chiamata verranno utilizzati 10 dollari. Quindi in questo caso sono praticamente 80 dollari totali, perché sono 70 più 10, 80 dollari. E già abbiamo un bot che può lavorare su 7 linee. Chiaramente questo lo sceglieremo noi in base alle nostre esigenze. In un'ultima circolare ufficiale hanno consigliato di mettere minimo 15 dollari e quindi io generalmente imposto sempre il first buy a 15 dollari. Poi abbiamo questa funzione qui che praticamente raddoppia la prima chiamata. Quindi quando noi settiamo completamente il bot e siamo pronti e diamo lo start, viene fatta subito una prima chiamata, quindi un primo acquisto, che in questo caso sarebbe di 10 dollari. Se noi attiviamo anche questa funzione, il primo acquisto sarà di 20 dollari e i successivi invece sempre di 10 dollari. È una funzione che io non attivo praticamente mai, però per chi ne sente l'esigenza, insomma, è disponibile. Alcuni dicono che questa funzione è limitata solamente al primo acquisto. Io sinceramente non l'ho mai usata, ma a mio avviso, secondo me, saranno duplicati tutti gli acquisti che vengono fatti su tutte le linee. Quindi è una funzione che possiamo anche evitare di utilizzare. Potrebbe essere comoda se vediamo che abbiamo un mercato che sta facendo tante fluttuazioni, magari vogliamo raddoppiare rapidamente questi acquisti per raddoppiare i profitti. È comodo perché così non devi andare a ritoccare singolarmente tutte quante le indicazioni date sulla margin configuration, cioè qui, e quindi può essere anche comodo da questo punto di vista e a mio avviso, a differenza di quello che dicono alcuni, viene applicato su tutte le linee, compreso il primo acquisto. Poi abbiamo chiaramente questa che è la percentuale che noi impostiamo per quanto riguarda il profitto, quindi ogni volta in questo caso che genera un profitto superiore a 1,3%, chiaramente il bot si attiva per chiudere la posizione, che però è condizionata da quest'altra percentuale. E adesso andremo a vedere in dettaglio che cosa significa. Facciamo un esempio grafico. Ricordiamoci questi due valori, 1,3% e 0,3%. Apriamo una lavagnetta. Allora, facciamo finta che noi abbiamo acquistato la nostra coin, abbiamo dato lo start, è partito il primo acquisto di 10 dollari a questo livello. Facciamo sempre un esempio. Poi il mercato comincia a salire, sale, 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 facciamo che qui siamo intorno all'1%, quindi non siamo arrivati ancora all'1,3% che avevamo previsto noi, continua a salire e arriva all'1,3%. Che cosa fa il bot in questo momento? Si attiva. Se voi avete un pochino di tempo a disposizione e riuscite a vedere come si comporta proprio durante questa fase, una cosa che io ho fatto, è che comincia a caricare a livello della coin, come se si attivasse un qualcosa, e così avviene. Praticamente da questo momento in poi è pronto praticamente a fare profitto e quindi eventualmente a vendere la posizione per prendere una percentuale. Però se vi ricordate bene, io vi ho detto di ricordarvi anche lo 0,3% che noi abbiamo impostato o che era preimpostato. Che cosa fa a questo punto? Facciamo che il livello dell'1,3% sia questo. Se continua a salire, venderà praticamente quando sarà sommato questo 0,3%, perciò lui venderà sicuramente all'1,6%, perché terrà in considerazione questo 0,3 di margine che noi abbiamo dato.
Ma se per esempio non riesce ad arrivare all'1,6%, ma riscende verso il basso prima di raggiungerlo, che cosa farà il bot? Prenderà in considerazione il nostro 1,3%, che è questo, permetterà una flessione perché è in attesa che magari possa di nuovo riprendere e risalire per raggiungere l'1,6%, ma se non lo fa e continua a scendere, supererà l'1,3% e venderà praticamente garantendoci comunque un profitto all'1%, cioè all'1,3% meno lo 0,3%, che è quello che noi avevamo dato di margine. Quindi se lui riesce a salire e a raggiungere quello che noi abbiamo impostato, lo 0,3%, vende e ci dà un profitto maggiore, l'1,6%, ma se per qualche motivo non riesce a raggiungerlo, lui ci garantisce comunque una linea di difesa che è dello 0,3% rispetto alla percentuale di profitto dell'1,3% e di conseguenza potrà scendere al massimo di altro 0,3% perché dà un certo margine di lavoro che è questo, dove lui potrebbe salire, riscendere, riscendere, il bot non venderebbe ancora perché si aspetta che arrivi o all'1,6 o all'1% per vendere, ma comunque ci garantisce l'1% che è il minimo profitto che ci assicura in questo movimento. Quindi quando noi andiamo a scegliere la percentuale di profitto e facciamo sempre l'esempio dell'1,3%, dobbiamo tener conto di quell'altra percentuale, ossia questa qui, perché questo è praticamente il margine d'oscillazione che noi diamo al bot per poter lavorare. Quindi se sale tutto a posto perché guadagniamo di più. Se scende invece non rispetterà l'1,3% che è solo un riferimento, ma faremo l'1% se non dovesse arrivare dove noi ci eravamo prestabilito. Quindi molti che cosa fanno? Praticamente riducono questa o a 0,1 o addirittura la mettono a 0, in modo tale che così si garantiscono in un certo senso questa percentuale qui senza margini di oscillazione. Ma facciamo un altro esempio. Teniamo sempre presente l'1,3% e lo 0,3% che vediamo qui. Torniamo alla lavagna. Allora, facciamo finta che abbiamo comprato un certo livello, anzi facciamolo un pochino più basso, abbiamo comprato un certo livello, comincia a salire il mercato, raggiunge l'1,3%, perciò il bot si attiva per l'eventuale vendita e quindi per generare profitto. Ma il mercato continua a salire, per esempio raggiunge l'1,6% e poi anziché riscendere e quindi mi va a chiudere questa posizione, continua a salire e arriva al 2%, magari al 2,5%. Il bot non vende, continua a stare in attesa per sfruttare al massimo questa salita. Ma da questo livello in poi, appena lui scenderà dello 0,3%, quindi avrà un calo di questa percentuale che noi avevamo prestabilito, automaticamente provvederà a vendere. Se per esempio era arrivato a 2,5, lui venderà a 2,2%. Quindi attivare quella funzione, ossia questa, bisogna calcolare in un certo senso come pensiamo che possa comportarsi la coin nel mercato, oppure anche se non vogliamo fare tutti questi calcoli, teniamo presente che cosa significa attivarla. Quindi lo possiamo mettere allo 0,3, allo 0,1, a 0,
o allo 0,5, all'1%, quello che vogliamo, però bisogna capire come agisce, in modo da poter decidere nel migliore dei modi. Questo l'abbiamo capito che è riferito al nostro profitto e questo lo scegliamo noi, l'1%, l'1,5%, ma è importante anche questa funzione, molto importante. Quindi riassumendo e tornando sulla nostra scheda, quando noi acquistiamo comincia a salire il prezzo, quando raggiungerà la nostra percentuale prestabilita, che in quel caso era l'1,3%, il bot si attiva per la vendita, magari a questo livello, ma se il mercato continua a salire, lui attenderà fino a quando, magari può arrivare anche al 10% o al 20%, non ha importanza, lui procederà praticamente alla vendita nel momento in cui ci sarà di nuovo una flessione del mercato equivalente all'altra percentuale che nel nostro caso è 0,3% e quindi procederà alla vendita. Se poi noi abbiamo attivato il sistema ciclico, il ciclo, che cosa accade? Che dopo aver fatto la vendita e quindi aver generato profitto, opererà subito anche un altro acquisto. Ora, tornando di nuovo nella pagina iniziale, eccola qua, prendiamo in esame anche questo valore, cioè il buying callback, cioè quando acquista in callback. E in questo caso, che cosa succederà nel nostro esempio generale? Quando la flessione di ritorno raggiungerà questa percentuale, se abbiamo attivato il sistema ciclo, lui farà di nuovo un altro acquisto e terrà come riferimento, come se avessimo dato noi lo start, quel livello e quindi saranno di nuovo riregolati tutti i parametri in base a questo nuovo livello, per quanto riguarda almeno quell'acquisto. Ora andiamo invece a vedere il discorso delle linee, cioè questo, e quindi questa configurazione. Una volta scelto il numero di linee, il margin call limit, noi entriamo su margin configuration e ci appare praticamente questa pagina. Qui noi andiamo praticamente a settare il sistema di acquisto in caso di calo del mercato. Quindi sulla colonna di sinistra, questa metteremo le percentuali nella quale in caso di calo del mercato il bot dovrà acquistare. Per esempio queste sono preimpostate. Se cala del 3,5% fa un primo acquisto, se cala del 4% fa il secondo, 4,5% il terzo e via dicendo, rispettando queste percentuali che chiaramente noi possiamo modificare sia nel settaggio iniziale sia mentre il bot sta già lavorando. Nella parte destra invece, ossia questa, noi decidiamo quanto vogliamo considerare della chiamata messa a disposizione nell'altra pagina, cioè i famosi $10. Che cosa vuol dire qui in questo schema, che chiaramente è una martingala che io non applico praticamente mai, ma adesso prendiamola come considerazione. Nella prima chiamata, quando raggiungerà il 3,5%, lui farà un acquisto 2 volte quello che abbiamo deciso noi. Ossia, se abbiamo messo $10, in questo caso, siccome c'è un 2, vuol dire che lui farà un acquisto di $20 a quel livello. Questo qui farà un acquisto di $40. Se raggiunge il 4,5%, cioè questo livello, 8 volte, quindi $80 e così via. Chiaramente se noi qui l'avevamo corretto e avevamo messo 1 e anche sotto per esempio 1, voleva dire che quando arrivava alla prima linea, ossia 3,5 di calo, avrebbe comprato $10, cioè una volta quello che noi abbiamo messo. E anche in questo caso
$10. Se noi per esempio volevamo, per ipotesi, considerare la metà di $10, avremmo messo 0,5. E quindi in questo caso, nella prima linea, quando arriva a 3,5, non comprerà per $10 ma per $5 per la metà. Quindi noi qui possiamo mettere anche 1,2, 1,7, quello che vogliamo, 11,7, cioè quello che noi vogliamo possiamo metterlo qua e fa riferimento a quante volte noi utilizzeremo la cifra che abbiamo considerato nel fast bay dell'altra pagina iniziale di settaggio. Quello sarà il nostro riferimento, quindi a 1 corrisponde esattamente quella cifra e poi invece se facciamo numeri superiori o inferiori saranno superiori o inferiori a quella cifra che noi abbiamo stabilito di $10 in questo caso. Quindi facendo un esempio pratico direttamente qui, se noi acquistiamo a questo livello, prima abbiamo fatto l'esempio che saliva il mercato, ma adesso non lo consideriamo così. Consideriamo che invece il mercato scenda. Quando raggiungerà 3,5%, cioè questo, farà il suo primo acquisto. Se continua a scendere e raggiunge il 4%, farà il secondo acquisto. Se scende ancora il mercato e arriva a 4,5, farà un altro acquisto. E così per tutte le linee di profondità che noi abbiamo calcolato. Chiaramente non è detto che scenda sempre senza mai risalire, questo è ovvio. Però per capire come si comporta in fase di calo del mercato è proprio questo, al raggiungimento delle varie percentuali lui piazzerà degli acquisti. Ma vediamo in pratica come si comporta. Allora, noi abbiamo detto che acquistiamo a questo livello, va bene? Che è il livello 0, chiamiamolo così. Il mercato comincia a scendere e arriva a 3,5%, quindi lui piazza un altro acquisto a questo livello. L'1,3% che noi avevamo considerato all'inizio come percentuali di profitto, a questo punto, facendo l'ipotesi che viene fatto un solo acquisto e poi il mercato magari non arriva fino a questo livello, ma risale prima, il prezzo di riferimento dell'1,3% come profitto non sarà più a questo livello, ma sarà una media fra questo e questo, cioè lo troveremo più o meno qui. Quindi se il mercato risale, quando arriverà a un livello intermedio, quindi una media matematica diciamo fra questi due livelli, e supererà questo nuovo livello di 1,3%, si attiverà per la vendita. Allora, vedendo la stessa cosa qui, noi abbiamo detto compriamo a un livello. Il mercato scende, raggiunge la prima percentuale, il nostro primo livello, acquista. Facciamo finta che scende ancora e raggiunge un secondo livello, acquista di nuovo. A questo punto non raggiunge il terzo livello, ma il mercato riprende, va verso l'alto. Il nostro riferimento dell'1,3% non sarà più quello iniziale d'acquisto, quello dello start per intenderci, ma sarà una media dello start, del primo e del secondo livello. Sarà un livello intermedio, facciamo qui per comodità. Quindi questo vuol dire che se il mercato risale, non deve necessariamente raggiungere di nuovo il livello di start, ma sarà un livello inferiore. Quindi qui si attiverà il nostro 1,3%, tenendo in considerazione sempre lo 0,3% di cui parlavamo prima, e farà quello che abbiamo spiegato prima, ma l'attivazione del bot non avverrà qua su, ma avverrà a questo livello, a un livello leggermente inferiore, perché considera anche gli altri acquisti fatti dei due livelli inferiori.
Se per esempio non dovesse raggiungere questo livello che abbiamo stabilito noi, cioè questo, che il mercato risale ma poi riscende di nuovo prima di raggiungere il livello di attivazione, in questa fase il bot rimarrà in stand-by. Quindi se andrà ancora verso il basso e raggiungerà il terzo livello, farà un altro acquisto. Se magari fa delle fluttuazioni qui in mezzo e poi sale e raggiunge il nostro famoso livello di media fra i vari acquisti, si attiverà e farà quello che abbiamo spiegato prima. Se invece scende, magari non raggiunge il nostro bel livello intermedio, scende di nuovo e raggiunge per esempio il terzo livello, farà un altro acquisto, magari raggiunge il quarto e ne fa un altro, poi risale e in questo caso non sarà più il livello di riferimento quello di prima, questo qua su, ma sarà la media di tutte quante le linee, magari fino alla quarta, e allora avremo magari a questo livello quello di attivazione del bot per quanto riguarda quell'1,3% di cui dicevamo prima. Chiaramente il vantaggio di avere questo tipo di impostazioni è quello che se abbiamo un mercato in calo, il bot continua comunque a lavorare e a generare profitto. Noi ad esempio potremmo anche togliere queste funzioni. Basterebbe mettere qui sul margin call, metti 0 e automaticamente non hai più, vedete, non hai più configurazioni, non hai nulla. Quindi che cosa accade con una impostazione del genere? Che il bot, chiaramente, avendo qui 0, terrà in considerazione solo l'1,3% di profitto, quindi se noi compriamo qui e lui sale, arriva all'1,3%, vende, ma se il mercato cala non fa nessun acquisto e quindi non guadagniamo alcun profitto. Quindi se è un mercato in calo che poi risale, poi ricala di nuovo, poi risale, ma non riesce mai a raggiungere questo livello, praticamente noi siamo in attesa del nulla, non produciamo profitto, non facciamo nulla. Quindi non so fino a che punto conviene mettere 0 al margin call limit, secondo me non ha molto senso, a meno che non si vuole impostare una strategia di questo tipo, cioè io metto a disposizione, non lo so, qui sopra 100 dollari, voglio solamente che venga venduto per guadagnare qui il 2%, non voglio che vengano fatti acquisti se cala il mercato, allora questo discorso va bene. Ma per chi vuole generare profitto sulle fluttuazioni, allora questo discorso non ha molto senso. Ricordiamoci che anche la strategia è importante, la scelta della strategia. Dice, ma a quale strategia ti riferisci? Torniamo indietro. Mi riferisco proprio a questa. Come spiegato in un altro mio video, adesso non me lo fa fare, però ve lo voglio far vedere, quindi vado a prendere una mia moneta. Se io vado a premere su Strategy Mode, vedete mi apre una tendina. Queste sono strategie differenti fra loro, hanno caratteristiche differenti. Se poi volete conoscerle, andate a vedere il video che ho fatto che spiego in dettaglio di che cosa si tratta. Comunque, a seconda della strategia che noi scegliamo, poi il bot si comporterà di conseguenza. Quindi, tornando al discorso di Acro, Trading Setting, se per esempio noi utilizziamo la strategia che magari prendiamo in considerazione 7 linee e non prevede nessuna, diciamo, ehm, particolare condizione di differenziazione fra le prime linee e le successive linee, vorrà dire che lui venderà tutto in un colpo solo quando raggiungerà l'1,3% di profitto. Magari è andato sotto di 1, 2, 3, 4, 5 linee, 6, 20 linee, non ha importanza. Lui attenderà che il mercato risale con questo tipo di strategia e quando risalendo darà praticamente
un minimo di profitto dell'1,3%, quindi raggiungerà quello che noi abbiamo stabilito, venderà tutte le posizioni in un colpo solo. Però ci sono anche strategie invece che prevedono la differenziazione di comportamento fra le prime 4 linee e le successive linee, quindi dalla quinta in poi. Quindi nelle prime 4 linee farà una media, che è quella che vi ho spiegato prima, e quindi se risale il mercato entro le 4 linee, lui considererà la media e quindi si attiverà quando raggiungerà sempre la nostra percentuale di profitto, e poi considererà sempre la wall position take profitto callback, che è quello dello 0,3%, per fare quei movimenti che vi dicevo prima. Se invece con la stessa strategia si supera la 4ª linea, si va alla quinta, alla sesta, alla settima, tutte le linee che acquisterà dopo la quarta lui le venderà singolarmente. Quindi per esempio se noi prevediamo in una quinta linea, facciamo qui questo esempio, dell'8%, quindi il mercato è sceso dell'8% e risale praticamente senza raggiungere poi la linea successiva del 10%, ma risale da questa, quando praticamente avrà un profitto dell'1,3%, sempre quello che abbiamo stabilito noi, sempre considerando la percentuale di cui parlavamo, lui venderà solamente questa linea, cioè la quinta, mentre per le prime 4 farà il discorso della media. E questa è un'altra strategia, sempre fra quelle 3 che vi ho fatto vedere prima. Poi ci sarà una situazione in cui ricomprerà dopo aver fatto praticamente la vendita e quindi attuerà quello che è il ciclo, e c'è invece l'altra strategia che non rifà l'acquisto, quindi farà solamente la vendita ma non provvederà a un nuovo acquisto, e lo spiego sempre nel video che vi consiglio di vedere. Però spero che sia chiaro il discorso di come si comporta. Allora io mi rendo conto che sicuramente questa è una parte un po' più delicata, un po' più di difficile comprensione magari, un po' più articolato, però spero che con gli esempi magari risulta più semplice comprendere come si comporta. Noi abbiamo fondamentalmente 3 tipi di strategie: una che indipendentemente dalla linea fa le medie, una che invece si comporta praticamente in un certo modo per le prime 4 linee e dalla quinta in poi invece si comporta considerandole singolarmente. Ecco, io per esempio opto per questa seconda strategia, la preferisco, ossia preferisco che dopo la 4ª linea le successive vengono trattate in modo unico, in modo singolo, in modo tale che mi chiude praticamente ogni volta le posizioni singolarmente. Invece per le prime 4 linee non posso deciderlo, quindi viene considerata la media. Va bene, per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, vi ringrazio e al prossimo video.